Oggi vi dicevo, il tema è l'agency. L'agency cos'è? In parole povere, ma mi pare di averlo scritto anche nell'email che dovrebbe essere stata mandata, forse no. Agency è un termine inglese usato soprattutto in psicologia, ma anche in sociologia, anche in filosofia, che sta a indicare la capacità di essere agente di qualcosa, cioè capace di fare qualche cosa. Quindi la radice è quella di agire, anche in inglese, è arrivato direttamente dal latino, e più precisamente l'agency va a designare la capacità di poter elaborare delle scelte e di poterle mettere in atto e difendere contro qualcuno che vuole opporsi a queste scelte. Quindi noi potremmo tradurla in una parola, la capacità di autodeterminarsi, o se volete, capacità di avere il libero arbitrio. L'agency è un concetto che è venuto a consolidarsi nella nostra cultura in maniera potente. Quando parliamo di diritti, peschiamo in questo ampio concetto che vede l'agency come un valore positivo. Soprattutto nelle nostre culture, diciamo dall'illuminismo in poi, è un valore considerato importante. Le dichiarazioni sui diritti dell'uomo, le costituzioni in genere tutelano questo. Altre culture, se pensate a culture non occidentali o anche in Occidente in epoca medievale, avevano un concetto di agency un po' più ristretto. Può essere di volta considerato prevalente l'interesse della comunità in quanto tale, dello Stato, della classe a cui uno appartiene e così via. Nel mondo moderno l'agency corrisponde molto a una ideale invece, se vogliamo, di affermazione individuale dell'individuo nei confronti del mondo in cui vive, della società in cui vive, dei legami che ha. E quindi va a identificare proprio la capacità di essere se stessi e di poter decidere per se stessi. Tutto questo discorso introduttivo ci serve perché l'agency è alla base di quel concetto di appunto autodeterminazione che trovate inevitabilmente sempre ricorrente e sottolineato quando si parla di mediazione. Se prendete qualsiasi definizione di mediazione, trovate una caratterizzazione della stessa come un processo che si basa sulla determinazione delle parti di fare qualcosa, libera determinazione. Anche nelle ipotesi che vanno sotto l'etichetta di obbligatoria o paraobbligatoria, in fondo tutti sottolineano che alla fin fine, anche se è obbligatorio, che so, per venire al caso italiano, fare un tentativo di mediazione, il famoso primo incontro, le parti devono rimanere libere di decidere se poi farla oppure no. E qui veniamo al caso che Raffaella aveva citato prima, no? Quindi in fondo la decisione se procedere o meno con una mediazione non è nient'altro che un'esplicazione del potere di decidere se fare una cosa oppure no, quindi di un'agency e quindi in essenza della libertà che caratterizza le parti nella mediazione. Se questo però concetto di autodeterminazione è fondante a parole in mediazione, nei fatti questo principio può trovare delle limitazioni.
delle limitazioni non tanto formali, perché ripeto, i fenomeni di mediazione obbligatoria vera e propria, vale a dire tu puoi ottenere qualche cosa solo attraverso la mediazione, ad esempio in Italia sono chiaramente incostituzionali. Ci sono state più decisioni al riguardo e quindi è superfluo soffermarci su questo. Piuttosto può trovare delle limitazioni in alcuni casi. Ve ne faccio tre, vi faccio tre contesti. Nelle mediazioni dove il raggiungimento di un accordo è un valore ed è percepito come tale sia dal sistema. Pensate al sistema del decreto 28 che premia il fatto che le parti raggiungano un accordo con un surplus di competenze per il mediatore, o altri sistemi paragiudiziari che misurano l'efficacia del ricorso alla mediazione in termini di accordi raggiunti o meno. No? Ecco, è chiaro che questo determina una compressione in qualche misura del principio di autodeterminazione. Perché? Perché il mediatore si muoverà, o il sistema incentiverà, un tipo di pressione sulle parti affinché arrivino ad un certo risultato, nel nostro caso, quindi quello di trovare un accordo. È chiaro che ci muoviamo in una dimensione in cui la gamma degli interventi varia da una bassa pressione ad un'alta pressione. Chiunque avrà visto di voi mediatori o situazioni in cui il mediatore accenna appena, dice ma volete proprio non trovare un accordo, sfruttate l'occasione che avete qui, quindi una pressione che c'è ma è limitata, ad altri in cui la pressione diventa magari ingombrante e fastidiosa, ma dai, avete solo 1.000 euro di differenza, avete discusso 2 ore su 30.000 euro, basta, fate un passo e buonanotte. No? Ecco. È chiaro che tutto questo comunque va a discapito di quel principio in teoria che avevamo descritto prima di autodeterminazione. Quindi che le parti alla fine decidano se fare quel passo da 1.000 euro che manca in libertà oppure no. Un secondo contesto è quello di mediazioni invece in cui un valore assume la ricostruzione di un'armonia, di una mutua comprensione fra le parti. Tipicamente nella mediazione penale, ad esempio, il valore che viene dato al riconoscimento della terribile stupidaggine che è stata fatta da chi ha commesso un reato nei confronti della vittima è notevole. Quindi in quelle situazioni le scuse o la richiesta di perdono e la concessione di perdono e così via diventa importante. Anche in questi casi l'azione del sistema nel suo complesso, come quella del mediatore specifico incaricato di agire, può essere caratterizzata da una certa direttività nel cercare di raggiungere questi obiettivi. Come tutti voi sapete, non occorre che un mediatore dica le cose espressamente affinché qualche meccanismo avvenga, qualche cosa avvenga. Quindi bastano sguardi, bastano domande, c'è tutta una gamma insomma, di interventi che possono essere fatti, e se il mediatore ha come obiettivo quello di, ad esempio, ritrovare i modi per far riconciliare una parte lesa con chi ha commesso un reato o qualcosa del genere, chiaramente anche questo va a comprimere quel diciamo,
principio di autodeterminazione che avevamo visto all'inizio. Terzo contesto, ma ce ne possono essere ovviamente altri, è quello familiare. Anche qui ci troviamo in una situazione abbastanza analoga a quella della mediazione penale sotto questo profilo strutturale, per cui l'obiettivo dell'armonia, della ricostruzione di un'armonia, o meglio di una comprensione fra coniugi che litigano, è spesso presente, e il mediatore può anche qui utilizzare degli interventi di tipo direttivo per spingere da questa parte. Io volevo soffermarmi soprattutto su questo aspetto della ricerca della mutua comprensione, della riconciliazione fra le parti, perché è la cosa che da mediatori affascina inevitabilmente e attrae di più. Chi è fra di noi che non è stato contento quando è successo qualcosa, si è accesa una luce, una parte ha detto ah sì, mi rendo conto che, e cose del genere. Sono in genere quelle situazioni che forse più dell'accordo ci danno soddisfazione, perché ci mostrano come la mediazione possa essere effettivamente un qualche cosa che aiuta le parti a cambiare, a ripensare il loro atteggiamento e così via. Quindi sotto questo profilo è una cosa che è naturale, come dire, umana, però la cosa che volevo toccare a questo proposito è che c'è un rischio che questo tipo di atteggiamento nel mediatore, in quello che noi facciamo, vada anch'esso appunto a comprimere con tutte le più buone volontà, con tutta la più buona predisposizione, il principio di autodeterminazione. In parole povere, l'incontro di oggi vorrebbe essere un momento di riflessione per capire se quello che facciamo è, diciamo, tutela in pieno o meno l'autodeterminazione delle parti. Ovviamente, se ci crediamo, è un qualche cosa appunto che esige di essere messo a punto. Se crediamo invece che l'autodeterminazione non sia un principio fondante, vabbè, allora dobbiamo metterci però dell'idea che le parti vadano guidate, quindi che in realtà non sia vero che si autodeterminano in mediazione, ma che conviene abbiano una eterodeterminazione da parte nostra. Perché? Perché noi ne sappiamo di più, perché noi siamo più asettici, meno esposti alle tempeste emotive delle parti, noi siamo più esperti e così via. Se crediamo questo, chiaramente il principio di autodeterminazione conta relativamente poco per noi. Però questo contraddice un po' la partenza che ci eravamo dati, cioè che l'autodeterminazione viene celebrata come base fondante della mediazione. Quindi in sostanza il discorso di oggi, se vi piace come tema, è quello di esplorare questo difficile bilanciamento fra rispettare le scelte dei nostri clienti, le parti che abbiamo davanti, laddove invece siamo portati a intervenire in maniera da in qualche modo comprimere queste scelte. Vuoi perché abbiamo una pulsione verso farli andare verso qualche punto, l'accordo, vuoi perché non ci rendiamo conto che da esperti ci poniamo in una maniera in qualche modo limitante attraverso consigli, suggerimenti e così via. Questo
Ecco, il caso che vi ho dato vuole appunto stimolare questa cosa. Però prima di affrontare questo, volevo parlarvi degli shift, che è anche questo un termine tecnico che viene utilizzato in psicologia, ma lo usiamo anche in mediazione, e sta a indicare che cosa? Shift è un movimento verso qualche cosa. In parole povere, come potremmo tradurre in italiano? Uno scatto, un passo verso qualche cosa. In mediazione, immagino in tantissimi casi voi avrete notato che in certi momenti qualcosa cambia nella testa delle parti, qualcosa cambia nella loro interazione, qualcosa succede. È come se fosse scattato un click e le parti cambiano il modo di fare, il modo di dire, le parole che usano e così via. E questo è uno shift. Questo shift può essere naturale perché è l'elaborazione di quello che succede nella testa di ciascuna parte alla luce del rumore che c'è nella stanza, di quello che viene detto, di quello che viene fatto e così via, come può essere in qualche modo supportato dal mediatore stesso attraverso quello che lui fa e quello che lui dice. Esempi classici, quelli forse che vi ho citato prima, ad un certo punto una parte se ne esce dicendo sì, ok, sì, mi rendo conto, posso aver sbagliato. Questo dopo che è stato discusso quello che era avvenuto, c'erano state reciproche recriminazioni e così via. Ecco, questo dire sì, mi rendo conto che ho sbagliato, può essere identificato come shift perché significa che è il risultato di un processo mentale che è accaduto, uno si è reso conto di qualche cosa alla luce di quello che è stato fatto. Gli shift sono infatti indicati da certi comportamenti o da certe parole che vengono dette, si chiamano i markers in termine tecnico, vale a dire dei segnali. E la cosa che è interessante ai fini del discorso che facciamo è che i segnali che determinano shift nella capacità di mutua comprensione, di recognition, quello che viene detto in gergo recognition, sono molto più identificabili di quelli che invece determinano uno shift nell'autodeterminazione. In parole povere, quindi, noi da mediatori, osservatori esterni, rischiamo in moltissimi casi di vedere di più gli shift che avvengono in termini di recognition, appunto di capacità di mutua comprensione fra le parti, che non invece gli shift in termini di autodeterminazione, quindi di agency. In parole povere, è molto più facile che di fronte sì, mi rendo conto di aver sbagliato, noi immediatamente comprendiamo che quello è un marker della recognition. No, adesso ha capito e chiede scusa. È molto più difficile invece che noi riconosciamo quando uno ha uno shift in termini di adesso decido io che cosa fare. Perché questo avviene o con delle prese d'atto, non occorrono tanti proclami, o sì, con delle azioni che vengono fatte. Ciò nonostante, quindi c'è un predominio da un punto di vista di evidenza di movimenti che riguardano appunto la recognition, la capacità di mutua comprensione e di riconciliazione, piuttosto che quelli che denotano il processo di
di agency. Detto questo, il tema dell'esercizio sarà di identificare, in un caso di cui parleremo dopo, cosa voi identificate in termini di shift, di recognition o di empowerment. Quindi recognition è il termine tecnico che viene usato per la capacità di una parte di aprirsi all'altra, di riconoscere l'altra, e si basa quindi sulla empatia, sostanzialmente, che non significa che una parte prenda posizione a favore dell'altra. Chiaramente accade assai di raro in mediazione che uno dica sì sì hai ragione tu, guarda, scusa ho sbagliato tutto, hai ragione tu. Questo non accade mai, o accade raramente, insomma. Più facilmente può accadere una cosa tipo, appunto, quello che dicevo prima: ah sì, mi rendo conto che forse ho sbagliato, oppure ah, non avevo mai visto la cosa sotto questo profilo, è stato utile confrontarsi. Ecco, aperture di questo tipo. Quindi questo è la recognition. Empowerment è un altro termine tecnico che viene utilizzato per la capacità di come dire, essere capaci di prendere delle decisioni, e si basa appunto sull'agency, che è questa caratteristica più generale, tipica dell'essere umano, appunto, che abbiamo descritto prima, di prendere in mano la propria sorte e di muoversi nel mondo con autonomia. Quindi quello che abbiamo detto, il libero arbitrio. Adriana? Scusami, una domanda, Carlo. Secondo te l'agency ha alla sua base l'empowerment, o l'empowerment ha alla sua base l'agency? La seconda. Quindi l'agency ha alla sua base l'empowerment? No, no. L'empowerment ha alla sua base l'agency? Sì, Cioè, l'empowerment è un processo di, come dire, diventare forti, no? Empowerment. Che ha alla base, come dire, come presupposto l'agency, che è la capacità di prendere decisioni. ok. Quindi sono due concetti, diciamo, simili, analoghi, ma diversi in questo senso. Grazie. Figurati. Ok. Quello che mi piacerebbe che facessimo adesso è quello di analizzare un caso che, guarda caso, è analogo a quello che Raffaella e Rita citavano proprio ieri, e che tocca un po' questi temi, facendo questo lavoro di ricerca di quali sono i momenti in cui le parti coinvolte hanno degli spostamenti in termini di mutua comprensione, e quali quelli invece in cui le parti hanno spostamenti in termini di maggiore presa in mano della situazione. Ok? Presa in mano della situazione va sotto il termine di empowerment. Apertura alla considerazione dell'altro va sotto il termine di recognition. Domandina: avete tutti stampato il caso? Sì. Magnifico. Allora, Io l'ho letto, non ho pensato di doverlo stampare. no, va benissimo se te lo ricordi a Ok. memoria. Va No, benissimo. no, memoria no, grosso modo. No, se riesci a stamparlo è solo per averlo sotto mano, per analizzarlo nei dettagli, no? Quindi se riesci meglio. Ok, quello che vorrei fare, però prima vi chiedo se c'è dell'altro e se avete delle osservazioni. Prego? Sì, volevo chiedere, in termini di teoria, perché è diventato importante sottolineare anche il concetto di agency? Mi pare di aver capito che l'empowerment è una specie di
sostanzializzazione e attualizzazione dell'agency. Corretto. Mi domandavo come mai in teoria si è pensato di andare ancora a monte rispetto all'empowerment. Ma perché è un concetto utilizzato, se fate una ricerca ad esempio su internet, troverete agency in tantissimi campi, come dicevo prima, è un concetto generale che determina questa, appunto, quello che abbiamo detto. E quindi empowerment è un termine più tecnico che viene utilizzato forse in contesti più ristretti, e quindi ci si è rifatti a concetti più generali. È come dire, in termini giuridici, se parlassimo della capacità di agire in generale e poi della procura in particolare, cose del genere. Ecco, non c'è una... Cioè, forse la tua domanda era perché salta fuori adesso sta roba? Sì, siccome il concetto di empowerment è un po' nato soprattutto in un contesto forse più psicologico, o Sì, che lavora più sulla mente delle persone. Mentre il concetto di agency mi sembra un concetto più specificamente giuridico. Quindi volevo capire un attimino quali erano i nessi, come mai fosse nata questa discussione. Ok, no, non è per nulla giuridico. Agency è proprio, prima di tutto, come dire, psicologico, e quindi poi anche sociologico, almeno della sociologia, psicologia sociale, perché significa, ad esempio, l'essere cittadino, contribuire con il voto alla determinazione della politica del proprio paese. È un'espressione di agency. Io ho il voto e quindi decido di... Ok. Qualche altra osservazione? Sì, no, io volevo sapere, ma quando parli di capacità di prendere decisioni delle parti, no? È una capacità di prendere decisioni sia in senso di avvicinamento tra le parti, sia in senso opposto? Basta che comunque ci sia uno spostamento? Qualsiasi decisione. Ecco, no, cioè avevo anch'io la stessa curiosità, Carlo, nel senso che l'empowerment è il rafforzamento quindi della capacità di autodeterminarsi, che però si può individuare anche nella condotta di chi dice arrivederci, ciao e chiusa qua. Cioè, Esatto. Perfetto. Quindi scusa, possiamo dire che empowerment è il processo. Sì. Per effettuare questo processo ho bisogno di un ingrediente che è l'agency. Ho bisogno di sostenere l'agency nelle sue manifestazioni. Allora mi risulta più che sia il risultato l'agency, cioè l'empowerment è il processo e l'agency è un risultato, il punto di arrivo, la capacità di riuscire a prendere una decisione e dire quella, ok, ora decido io, come ci hai detto te prima. Sì, in realtà è lo stato che mi permette, lo stato mentale che mi permette di prendere appunto delle risoluzioni. Quindi è una sorta di punto intermedio. Empowerment è un processo per cui arrivo a un certo punto che dico ok, sono pronto a prendere questa decisione e proseguo nel processo di empowerment prendendo di volta in volta piccole decisioni, piccole o grandi decisioni. Eccetera. Tutto questo è espressione dell'agency che io ho, cioè della capacità di autodeterminarmi che io ho. Il mio grado di empowerment può essere basso, in questo caso appunto la mia agency è un po' ristretta perché ho pochi margini di manovra, ho paura, temo che mi sgridino. Non ho agency, non ho un alto grado di agency. Il bambino non può prendere e dire ma ciao vado,
e tornare dopo 3 ore, no? Non è in grado di prendere queste decisioni perché c'ha i genitori che gli dicono no, tu non esci da solo. E quando siamo magari più grandi c'è la moglie o il marito che dicono ma forse non è il caso che tu faccia questo, o c'è il capo ufficio, o c'è il collega, insomma c'è tutto il mondo che ci dice che cosa fare. A un certo punto dice no, sentite, andate al diavolo tutti, io faccio questo, non per dispetto ma perché penso sia quello che devo fare. Quella è riprendersi in mano in pieno la propria agency e quindi essere a livello di empowerment abbastanza carico, ecco. Sì, che io poi faccia una stupidaggine oppure no, questo è un altro discorso, ecco. Quindi possiamo dire che è un processo che ha alla sua base l'agency, tanto più ho l'agency, tanto più mi empowerizzo, diciamo così. Corretto. Ecco, ok, chiaro, ti ringrazio. Quest'idea, l'immagine di andare a braccetto mi ha aiutato a capire. Grazie.